Bentornati sul canale, in questo video continuiamo la configurazione del tablet con Hub Panel Viewer, destinato a diventare il pannello di controllo touch del mio sistema OpenHub, che andrò a installare a muro in cucina. In particolare andiamo a verificare l'acquisizione del dato di batteria, utilizzando una dashboard di Grafana, e successivamente configuriamo una regola che mi permette di gestire tramite un on-off la ricarica automatica del tablet. Partiamo quindi da Grafana, andando a crearci una nuova dashboard per visualizzare le informazioni della batteria del tablet. Adesso sono passati un po' di giorni da quando ho iniziato a acquisire il dato e quindi possiamo vedere uno storico abbastanza significativo. Quindi loghiamoci su Grafana e creiamo una nuova dashboard con un pannello. Andiamo a scegliere la nostra misura batteria. Possiamo mettere anche l'interpolazione della linea. Poi non visualizziamo i numeri, i punti che non mi piace. E poi andiamo a mettere minimo e massimo. Allora, l'unità di misura è una percentuale, quindi mettiamo percentuale 0-100, minimo 0, massimo 100, decimali 0. Ok, quindi questo è l'andamento della batteria delle ultime 6 ore. Quindi qui era in carica e poi è andata in scarica. Se guardo l'andamento degli ultimi 7 giorni, vedete che ha un andamento del tutto ripetitivo, perché io ho già implementato il sistema che dopo andremo a vedere, che permette la ricarica automatica del tablet, e al momento ho impostato le soglie del 20% e dell'80%. Quindi fondamentalmente quando la batteria arriva sotto il 20% si attiva la ricarica, quando arriva sopra l'80% si disattiva la ricarica. Ormai il tablet è vecchio e quindi il ciclo di scarica è abbastanza corto, dura qualche ora. Però la cosa carina da vedere, mettiamo i 7 giorni, è che spesso durante la notte, quando il tablet si spegne come schermo, come vedete diminuisce di molto la scarica. Vedete, questo è il periodo notturno e quindi io ho messo delle regole per cui lo spengo a una certa ora della notte, lo riaccendo poi la mattina, e quindi qui non riaccendo il tablet ma lo schermo semplicemente, e diminuisce notevolmente il consumo. A questo punto diamo un titolo al nostro nuovo pannello, lo chiamiamo batteria Hub Panel e salviamo. La dashboard la chiamiamo Hub Panel. Ok, possiamo metterla anche a tutto schermo, però imposterei gli ultimi 2 giorni come periodo. Volendo a questo grafico possiamo aggiungere anche l'informazione di quando il tablet è in ricarica o no, per vedere bene il comportamento della regola che ho scritto, che dopo vi faccio vedere. Quindi posso modificare questo grafico, aggiungo una nuova query, mi scelgo l'item relativo al contatto di carica-scarica, quindi questo è stato ricarica Hub Panel. Devo solo cambiargli la scala, perché non può andare da 0 a 100, ma è un item che è un contatto che vale 0 quando è in ricarica e 1 quando non è in ricarica. Quindi faccio l'override, aggiungo un override sullo stato ricarica e
Intanto piazzo le ordinate sulla destra, poi devo cambiare l'unità di misura mettendo booleano on off e siamo a posto. Quindi vedete è un item di tipo contact, il contatto è chiuso quando è in ricarica, quindi il valore comunque è off perché il contatto chiuso è 0, contatto aperto in scarica perché non si sta ricaricando. Quindi sotto il 20% parte la ricarica, sopra l'80% parte la scarica. Quindi il comportamento è corretto. Quindi salviamo questa dashboard e per adesso ce la teniamo così. Adesso ci spostiamo su OpenHub e andiamo a vedere come ho gestito il sistema di autoricarica del tablet. Fisicamente la ricarica del tablet viene comandata da un SON-OFF che tramite il suo relè attiva o disattiva l'alimentatore del tablet. La regola che sono andato a creare, in base al valore della batteria, attiva o disattiva questo SON-OFF in modo tale che il tablet vada in carica quando la batteria è sotto un certo livello e finisca la carica quando la batteria è sopra un certo livello. Quindi andiamo a vedere gli item. Quindi ho uno switch, un semplice switch che mi controlla il relè del SON-OFF tramite il classico canale MQTT che invia il messaggio al SON-OFF, ovviamente con Tasmota, e quindi attiva o disattiva l'alimentatore del tablet. Tutto questo è gestito da una rule, anzi da due rule, ricarica on e ricarica off. Quindi ricarica on cosa fa? Si appoggia al livello della batteria, quindi tutte le volte che il livello di batteria cambia, se il livello di batteria è sotto il 20%, viene inviato il comando on allo switch che abbiamo visto prima. Quindi viene attivato il relè del SON-OFF e l'alimentazione arriva al tablet. Per l'opposto abbiamo la ricarica off, quindi sempre il cambiamento del livello di batteria mi scatena la regola. Se questo livello è maggiore dell'80%, io spengo il relè del SON-OFF, quindi interrompo la ricarica. Quindi fondamentalmente il mio tablet oscilla tra l'80% e il 20% di batteria. Visto che ci siamo, possiamo vedere le altre regole che ho messo per la gestione del tablet che utilizzano l'item per l'invio dei comandi da OpenHub a Hub Panel Viewer. Quindi abbiamo lo sleep del tablet che viene eseguito quando l'orario è l'una di notte. Quindi a l'una di notte io eseguo uno script che non è nient'altro che l'invio di un comando all'item che abbiamo settato su Hub Panel View come item di comando. Questo è uno dei tanti comandi che si possono inviare ad Hub Panel Viewer, ci sono scritti tutti sulla documentazione, e questo permette di bloccare lo schermo e quindi spegnerlo fondamentalmente, non il tablet ma lo schermo. Questo mi permette di risparmiare un po' di batteria in un periodo in cui il tablet normalmente non sarebbe utilizzato. Viceversa abbiamo wake up, quindi cioè il ripristino alle 6:30 della mattina. Quindi cosa faccio? Invio il comando sempre sullo stesso item, restart. Restart praticamente riavvia Hub Panel Viewer, quindi Hub Panel Viewer viene riavviato, esce dalla modalità sleep e carica la home page. Poi ho ancora una rule che è lo skip screen on, che fa sì che
ogni 5 minuti dalle 7 alle 23, quindi fino a mezzanotte praticamente, perché 23 poi mi fa ogni 5 minuti, arriva alle 23:55, io eseguo uno script che quindi invia un comando all'item dei comandi di App Panel Viewer, keep screen on. Questo fa sì che il tablet non si spenga mai di giorno, praticamente lo schermo rimanga sempre visibile. Questo perché la home page del tablet ha delle informazioni che a me spesso fa comodo vedere senza dovermi avvicinare troppo al tablet per accenderlo. Quindi questo che abbiamo visto è un insieme di casi d'uso che si possono fare grazie a Hub Panel Viewer, perché appunto permette un'integrazione bidirezionale tra le informazioni di stato del tablet che arrivano ad OpenHub e OpenHub che può inviare dei comandi e quindi controllare il tablet utilizzando delle rule o addirittura dell'interattività con l'utente, perché io potrei tranquillamente mettere uno switch agganciato a un comando che invio da Panel Viewer per ad esempio spegnere il monitor a scelta dell'utente. Oppure, se non ricordo male, uno dei comandi è quello di poter scattare delle foto tramite la fotocamera del tablet. Diciamo che guardando un po' tutti i comandi che si possono dare ad Panel Viewer ci si può inventare un bel po' di situazioni in cui questi possono tornare utili.